Ciao, vuoi imparare a disegnare i piedi velocemente in modo semplice per poter disegnare le scarpe? Guarda questo video. Partiamo da qua, facciamo un cerchio, lo dividiamo così. Questa distanza, questa altezza qui la utilizziamo come unità di misura. Facciamo 2 volte, quindi sarà 1 e 2 e tiriamo una riga. Sempre questa larghezza la usiamo come unità di misura, quindi 1, 2 e ne facciamo 3 e qui la dividiamo a metà, quindi sarà 1, 2 e 3. Ok, a questo punto abbiamo impostato la base del piede. Da questo punto a qui tiriamo una riga e poi facciamo un rettangolino delle dita. Qui ci sarà la caviglia. Questo è lo schema, diciamo, di partenza. Poi va fatto il disegno del piede. Per fare il disegno del piede andremo a, una volta che abbiamo riferimento, fare questo movimento. Questo movimento sarà, il tallone sarà così, quindi quasi metà, un effetto quasi di goccia. Questo è il tallone. Poi facciamo la caviglia un pochettino più fine e qui avremo le dita dei piedi. Da questo punto, da questa metà di questa larghezza e più o meno a questo punto qui, facciamo un piccolo arco perché il piede è inarcato. Anzi, a metà di questo facciamo così, facciamo questo piccolo arco, quindi avremo il disegno del piede di base e qua ci sarà ovviamente la caviglia e abbiamo disegnato il piede. Quello che vi sto facendo vedere oggi è il disegno di un piede che sarà la base per fare poi, disegnare poi la scarpa. Quindi stiamo parlando di una base, uno schema per il design della scarpa, non il disegno artistico. Dico questo perché, come per il figurino, ci sono sempre degli accorgimenti da fare. La stessa impostazione la facciamo dall'altro verso. Allora, rifacciamo il cerchio, ripartiamo, in questo caso lo facciamo da questo verso qui, quindi ripartiamo con il nostro cerchio diviso in 4. Ci serve la larghezza del cerchio e la sua stessa altezza, quindi queste due misure qui sono questa e queste saranno le unità di misura che usiamo per fare le proporzioni. Non usate la riga. Poi tiriamo una riga dritta, quest'altra proporzione e questa qui la dividiamo, quindi avremo 1, 2 e 3, solo che questo lo divido a metà. Poi da questo punto tiro una riga fino a qui, per cui se qui ho 1, 2, 3, questo è diviso a metà, tiro questa riga qui e qui faccio le dita del piede. Se voglio fare un piede, diciamo, più maschile, arrivo fino a questa metà e faccio le dita del piede lì. Il tallone, da questa metà, dalla metà dell'1 faccio un piccolo arco e qui faccio il piede, diciamo, più maschile.
questo punto vado a ripassare e molto velocemente vi ho fatto vedere come impostarvi la base del piede. Adesso vi faccio vedere come disegnare una scarpa con questa base. Allora ripartiamo con il cerchio, la riga dritta e poi facciamo la proporzione che abbiamo detto delle tre, queste tre larghezze, 1 2 3, e qui la dividiamo a metà, il tallone, le dita. Facciamo una scarpa da ginnastica da uomo, quindi la facciamo più lunga, e qui abbiamo impostato la base per fare il nostro piede. Facciamo una scarpa da ginnastica, magari da uomo, che sarà, questa sarà la base per mettere sopra la scarpa, quindi la scarpa non sarà proprio attaccata a questa riga, ma sarà intorno a questa riga. Quindi cominciamo disegnando la scarpa. Qui c'è la parte della suola che comunque è un po' curva e andiamo avanti con quelli che sono, diciamo, i particolari della scarpa. Chiaramente quando uno ha già lo schema del piede è un pochettino più facile realizzare la scarpa che sia proporzionata, perché ci sono delle basi, con la base si può riuscire a fare un effetto più proporzionato. Qua ci sarebbero i lacci, io adesso li faccio in modo molto semplice. Se poi proviamo ad andare a colorare, intanto prima ripasso la scarpa così la vedete meglio. E fare una base di questo tipo permette di facilitarsi la vita e avere dei disegni di scarpa un pochettino più proporzionati. Quindi qua ci sarebbero i lacci, poi dopo il modello, il tipo di modello della scarpa, quello poi è una cosa che andate a definire in un secondo momento. Coloro in modo veloce per farvi capire come potrebbe venire. Vi siete facilitati la vita proprio andando a fare questa base, poi ci mettete i colori che volete per fare questa scarpa, e quindi questa è la base, diciamo, del piede. Abbiamo visto adesso come fare tipo una scarpa da ginnastica qualunque, insomma, poi i colori si possono scegliere come si vuole. Ora, allora, vediamo come fare la scarpa con il tacco, con uno schema. Il solito cerchio diviso in 4. Allora, in questo caso questa distanza sarebbe solo una volta, ma essendo una scarpa col tacco la facciamo 2, perché il piede sarà più inclinato, quindi sempre la solita divisione, così tiro una riga fino a metà, quindi ho fatto 1 2 e 3 e qui c'è la metà, e qui ho tirato la riga. Questa è la linea del tallone, cioè la prima, e qui ci sarà l'altezza del tacco. Quindi vado a disegnare il tallone, faccio una riga così, e mi vado a disegnare la scarpa col tacco. Qui ci sarebbe la punta. Allora, e c'è da dire una cosa, che per i figurini delle scarpe da donna
ci sono dei piccoli accorgimenti. Adesso ve li faccio vedere quelli che sono gli accorgimenti. Vado a ripassare questo disegno per farvi capire meglio, perché questo sarebbe il tallone con la punta e il tacco poi lo fate della forma che volete. Allora rifacciamo la scarpa, quindi di nuovo il cerchio diviso in 4, le due altezze se volete fare un tacco molto alto, la riga di appoggio del piede, poi ci ricaviamo più o meno la distanza divisa in 3. Qui si può anche fare un piede più inclinato, però poi alla fine che cosa avremo? Una specie di cono. Facciamo questa specie di cono così, ve lo coloro con il giallo per farvelo vedere, per farvi capire. Sarà un cono che parte dal cerchio. Questa è più o meno la riga dove arriva il tallone. A questo punto qui ci sarebbe la caviglia, che comunque va fatta sempre molto fine se parliamo di una scarpa da donna, e qui ci sarebbe la punta dei piedi. A questo punto si fa il tallone, si fa un piccolo arco e poi la punta, e qui si va nella metà si va a mettere il tacco. Ve lo ripasso così lo vedete meglio. L'arco, quando parlo di arco cosa intendo dire? Che sarà una riga fatta così, ad arco. Se ho una riga dritta bisognerà fare un arco. Stessa cosa faccio sul collo del piede, quindi anche sul collo del piede un po' di arco. Poi faccio la punta piccola, il tallone così e la caviglia indietro, perché facendo la caviglia indietro è molto più slanciata, e ovviamente il tacco. Questa è una forma un po' esasperata per farvi capire. Quindi a questo punto vado a disegnare la punta della scarpa, a fare il tacco. Io in questo caso lo faccio a stiletto, poi voi farete la forma che volete, un po' di suola così. Se vado a colorare come sarebbe il piede, abbiamo detto che siamo partiti facendo appunto questo tipo di costruzione per avere l'effetto del piede della scarpa col tacco. Allora vediamo come fare la scarpa sotto. Facciamo un triangolo, la suola diciamo, facciamo un triangolo. Questo triangolo gli togliamo le punte, quindi facciamo con le punte stondate e lo facciamo un pochino arrotondato, quindi facciamo un triangolo un pochettino arrotondato, la linea di metà. Creiamo una distanza che sarà più o meno a occhio una distanza di 1/3, fatelo a occhio, mi raccomando, non usate la riga. 1/3 se la scarpa col tacco è molto alta. Poi facciamo un cerchio. A questo punto uniamo queste righe con queste linee con le righe curve, quindi qua c'è la pianta del piede e qua ci sarà il tallone. Se fosse col tacco avrebbe il suo tacco. Adesso ve lo coloro così vedete la differenza. Questo che è un triangolo tondo con le punte tonde, leggermente un triangolo leggermente arrotondato,
e il cerchio sotto del tallone, e poi la parte che va a unire queste due forme è questa qui. Poi dipende dal tipo di scarpa, come è fatta la scarpa. Quindi avete visto come fare più o meno la suola, quindi rifacciamo, ovvero facciamo un triangolo, la riga di metà, arrotondiamo le punte e queste righe le facciamo un po' più tonde, quindi viene più o meno così. Se è una scarpa ovviamente molto a punta, se no saranno, se è una scarpa molto a punta sarà così, se no è più stondato. Però voi partite dalla base del triangolo, poi a occhio facciamo una distanza che più o meno è quasi un terzo di questa altezza circa, e facciamo un cerchio del tallone. Questo cerchio deve più o meno arrivare così, cioè deve stare fuori dagli angoli, e questo è il cerchio. Poi facciamo delle linee curve in dentro per unire le due forme, e abbiamo la suola, diciamo, della scarpa. Se volessimo fare una scarpa un po' meno appuntita, basta semplicemente togliere un po' di punta sopra, e qui c'è la suola della scarpa. Anche queste linee possono essere più strette, dipende da che tipo di scarpa è. Quindi questo è l'effetto della suola se vogliamo fare la scarpa da sotto. Se poi c'è un tacco, se fosse una scarpa da uomo avrebbe un tacco così, e quindi andremo a farlo con questa forma. Andremo a fare questa forma qui. Ora, in ultimo, vediamo come fare il piede visto da dietro. Quindi il riferimento, partite sempre facendovi delle linee di riferimento, il nostro solito cerchio, e poi bisogna fare questa linea inclinata così e questa un pochettino più inclinata, quindi è questa forma. Questa è una scarpa col tacco molto alta, sto facendo una scarpa col tacco molto alta. Qui possiamo fare un po' più in basso il tallone, qui ci sarà il tacco e qua ci sarà il tallone, e poi c'è la caviglia. Qui andate a stondare gli angoli e poi vi fate il vostro bel tacco con la scarpa col tacco. Adesso ve la ripasso. E voi avete fatto la scarpa vista da dietro, poi dipende da che colore sarà la suola. E qua c'è la caviglia che è ovviamente più stretta. Bene, abbiamo visto come fare le scarpe da sotto, da dietro, come fare la scarpa con il tacco e come costruire la scarpa fatta di lato. Quindi sapete che avete il vostro cerchio, lo dividete a metà, fate le 3 linee così, vi trovate la misura e questa larghezza qui la moltiplicate per 3 e poi andate a tirare queste righe, fate questo cono e qui ci fate le dita e voi avete la vostra costruzione. Bene, se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità. Ti aspetto per il prossimo video.
Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao!